Per la serie I campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata ad un pugile, il portoricano Wilfredo Benitez, che ha un record straordinario che difficilmente potrà essere battuto. È il più giovane pugile che mai sia arrivato a detenere un titolo mondiale. Aveva solo 17 anni Wilfredo Benitez quando ha conquistato il titolo mondiale battendo David Cervantes. Campione del mondo a soli 17 anni, quindi una carriera forse anticipata e forse per questo non lunga e non ricca di soddisfazioni come il talento di questo straordinario interprete dell'arte pugilistica avrebbe meritato. Ecco, pugile di grandissime qualità, però una carriera molto disordinata, una conduzione prima paterna perché il padre di Wilfredo Benitez è stato il suo primo manager, quindi molta confusione nella testa e nelle idee di questo pugile che fu protagonista di una grandissima, splendida battaglia contro Sugar Ray Leonard quando perse per KO tecnico alla 15ª ripresa sul ring di Las Vegas nel 1979. Noi però lo vediamo in due episodi certamente più fortunati della sua carriera. Rimane il rimpianto, ecco, che Wilfredo Benitez con una conduzione più attenta avrebbe potuto raggiungere traguardi ancora più alti. Comunque buon divertimento. Ecco Wilfredo Benitez sul ring di New York, il suo avversario Randy Shields. È il 25 agosto 1978 e Wilfredo Benitez, già campione del mondo dei welter junior, si prova come peso welter in un incontro senza titolo in palio. Nato il 12 settembre 1958, Benitez non aveva ancora 20 anni all'epoca di questo incontro, ma era già campione del mondo a 17 anni e 6 mesi quando aveva battuto Antonio Cervantes sul ring di San Juan de Porto Rico, la città dove era nato. Più piccolo dell'avversario, Benitez toccato col sinistro al corpo Shields. Toccato ancora col sinistro Shields. Mentre almeno all'avvio Benitez è piuttosto prudente. Diretto dal padre all'inizio della carriera, Benitez, uno di 8 fratelli, aveva conquistato il titolo battendo Antonio Cervantes, lo aveva difeso contro Emiliano Villa, vittoria ai punti in 15 riprese, e poi battendo per KO tecnico all'8ª ripresa Tony Petronelli. Fine un'altra difesa contro Guerrero Chavez, KO tecnico alla 15ª ripresa, esattamente un anno prima di questo incontro, il 7 agosto 1977. Qui siamo al 25 agosto 1978. Il destro di Shields, si conclude qui una prima ripresa nella quale non si è visto molto, più attivo probabilmente Shields, sta molto sulle sue Wilfredo Benitez. È il secondo round, ripeto, match previsto sulla distanza delle 10 riprese senza titolo in palio. Benitez aveva abbandonato il titolo dei welter junior versione WBA
nel tentativo ovviamente di puntare al titolo della categoria superiore, quella dei pesi welter. Benitez si era conquistato una buona popolarità sui ring di New York, soprattutto in un incontro contro Bruce Curry, nel quale era riuscito a ottenere il verdetto ai punti pur essendo andato al tappeto in 3 occasioni. Col gancio sinistro Shields, poi un destro dalla distanza di Benitez, ancora il sinistro di Shields, anticipato Shields al sinistro di Benitez, ancora col jab sinistro Benitez, che deve cercare di compensare con una miglior scelta di tempo lo svantaggio in centimetri e quindi in allungo. Bel sinistro e destro di Benitez, eccellente combinazione di Benitez, sinistro e destro, e Shields ha sicuramente sentito questi 2 colpi portati in sequenza con grande rapidità. Cerca di prendere tempo Shields, di arrivare indenne alla fine del round, e ci riesce. Comunque una eccellente combinazione quella di Benitez, che ha scosso l'avversario e si è naturalmente aggiudicato nettamente il secondo round. È il terzo, quello che ha appena cominciato. Ancora Benitez, che ora pare abbandonare l'iniziale prudenza, incoraggiato probabilmente dai risultati ottenuti nella seconda ripresa. Provato col destro dritto senza raggiungere il bersaglio Benitez. Il destro di Shields, 2 volte con il destro, reagisce Benitez, poi sinistro e montante destro di Shields, che dimostra di aver assorbito i 2 colpi incassati nella seconda ripresa. Ancora con il destro Shields, montante destro ancora di Shields,
Ancora con il destro Shields, gancio sinistro di Shields, fuori misura con il sinistro Shields. Toccato col sinistro prima al corpo poi al viso Benitez, ed arriva alla fine della terza ripresa, una ripresa che Shields si è certamente aggiudicato. Nella nostra sintesi passiamo alla quinta ripresa. Sul destro dritto Shields, poi Benitez, buono il destro in uscita di Benitez, poi insiste con il jab sinistro Benitez, cerca di accorciare la distanza, fuori misura con il destro Shields, il destro di Benitez, gancio sinistro di Benitez, cerca di tenerlo a distanza Shields, che prova col montante destro senza trovare il bersaglio, in avanti Benitez, gancio sinistro di Shields, il destro di Benitez, ancora con il destro Benitez, col jab sinistro Benitez, sinistro destro di Benitez, poi un sinistro al corpo di Shields, il destro di Benitez, destro e poi il montante destro, destro dritto e poi il montante. Passiamo alla sesta ripresa. C'è sicuramente un vantaggio per Benitez sul piano della potenza. I due momenti più significativi del match sono legati a due serie di Benitez, una nella seconda ripresa, una in chiusura della quinta. Gancio sinistro di Benitez, la cui azione ora si fa più aggressiva, più continua.
Destro di Shields, ma non riesce a tenere lontano Benitez. Prova a caricare il destro Shields. Benitez in avanti, allunga il sinistro. Gancio sinistro in uscita di Shields. Poi buon lavoro al corpo da parte di Benitez. Poi il destro di Benitez. Ancora il destro. E Shields deve inginocchiarsi. È stato un destro che ha aperto la strada alla serie, che ha messo al tappeto Randy Shields. Shields viene contato dall'arbitro, si riprende, ma non so. Non sembra che Shields ce la possa fare a recuperare. Benitez cerca di scegliere i colpi, però fuori misura col sinistro, ma tocca con il destro. Ancora il sinistro, la serie. Grande velocità di braccia da parte di Benitez. Montante destro, gancio sinistro. Qualche tentativo di Shields di controbattere nel finale del round, ma chiaramente la situazione è molto pesante per Randy Shields. Si vede che Benitez è impaziente di riprendere. Ecco, invece non c'è la settima ripresa. Randy Shields giustamente viene fermato dai suoi secondi. Vince dunque Wilfredo Benitez per KO tecnico alla settima ripresa. Avevamo lasciato Wilfredo Benitez nel passaggio dai welter junior ai pesi welter. Il titolo dei welter lo ha conquistato battendo Carlos Palomino, ma poi è stato sconfitto da Ray Sugar Leonard in un match che metteva di fronte i due campioni WBC e WBA. Lo ritroviamo adesso Benitez come sfidante di Maurice Hope per il titolo dei Medi Junior, o se preferite dei Super Welter. Siamo a Las Vegas ed è il 23 maggio 1981, sono passati 3 anni dall'incontro con Shields. Maurice Hope combatte in guardia destra, pantaloncini neri. Quindi in questo incontro c'è la possibilità per Benitez di diventare campione del mondo in 3 diverse categorie di peso. Ormai con la moltiplicazione delle categorie e con la moltiplicazione delle sigle non è più una cosa straordinaria, ma a quel tempo era già un traguardo molto ambizioso. Ripeto, siamo nel 1981. Col destro Hope, destro e sinistro sempre di Hope. Pugile inglese Maurice Hope. È Hope che ha la meglio in questa prima ripresa.
poi tocca col sinistro al corpo Benitez. 30 anni Hope all'epoca di questo incontro. Hope aveva conquistato il titolo battendo Rocky Mattioli, costretto ad abbandonare per una frattura al braccio sul ring di Sanremo nel 1979. Poi Hope ha battuto Mike Baker, ha battuto ancora per KO tecnico Rocky Mattioli in 11 riprese e quindi ai punti in 15 round Carlos Herrera. Quindi è la quarta difesa del titolo dei Welter Junior da parte di Maurice Hope, titolo targato WBC. Incontro a luogo nello Sport Pavilion del Caesar Palace, padiglione costruito per delle sfide tennistiche, poi naturalmente ha ospitato anche incontri di pugilato prima che il Caesar Palace costruisse delle arene all'aperto per poter ospitare un maggior numero di spettatori. Ricordo che Maurice Hope in pantaloncini neri guardi a destra. Di Hope si ricorda una vittoria per KO tecnico su Vito Antuofermo al Palazzo dello Sport di Roma in un match valevole per il titolo europeo. Di nazionalità inglese, ho detto Hope, ma originario di Antigua nelle West Indies. Okay, get out of it. Destro di Benitez in uscita, cerca di alleggerire la pressione Benitez, che ha molto concesso ad Hope nell'avvio di questo match. Siamo al quarto round. Ricordo che il ring è quello di Las Vegas ed è in palio il titolo dei Medi Junior. Per Benitez è l'ottavo match valevole per un titolo mondiale. Comincia a trovare la misura dei colpi Benitez. Destro di Hope. Okay, let's have it. Let's have it. Bella combinazione sinistro-destro e poi tocca ancora col sinistro Benitez. Poi il destro sempre di Benitez.
30 anni Hope, 23 anni Benitez, peraltro professionista già da 8 stagioni. Era passato professionista nel 1973, all'età di 15 anni Wilfredo Benitez, era diventato campione del mondo a 17 anni e 6 mesi. Toccato col sinistro al corpo Hope, ha reagito con il destro Benitez, il destro di Benitez ancora, sanguina leggermente dall'occhio destro Benitez. Col jab Hope, buono scambio per Benitez, distanza ravvicinata, il destro di Hope, è un buon momento per Maurice Hope, mentre passiamo alla quinta ripresa. Vedete che c'è della pomata all'arcata sopraccigliare destra di Wilfredo Benitez. All'angolo hanno cercato di bloccare la ferita. Okay, let's have it. Let's have it. Watch the elbow now. Benitez accelera il ritmo dell'azione, cerca di lavorare al corpo, destro e sinistro di Hope, assistito all'angolo da Mickey Duff. Watch it on the break. Anticipato Benitez dal sinistro di Hope, destro di Benitez, ancora con il destro, fuori misura con quest'altro destro Benitez, e si arriva alla conclusione di questa ripresa. Ricordo che Maurice Hope combatte in guardia destra.
Buon lavoro al corpo di Benitez. C'è evidentemente l'intenzione di logorare l'avversario con questa azione, ripeto, al corpo, considerando anche la lunga carriera e l'età di Hope, 30 anni come ho detto prima. Ok, let's have it. Let's have it. Quit holding. Quit holding. Destro di Benitez sta prendendo quota dopo un avvio certamente favorevole al detentore del titolo. Destro e sinistro di Benitez, poi sinistro al corpo. E ora Maurice Hope è in difficoltà, anche se continua a reagire. Riguadagna comunque il centro del ring. Ancora il destro di Benitez, poi il sinistro, ancora il destro. La serie. Scatenato Benitez. In difesa passiva Maurice Hope. Il destro dritto dalla distanza di Benitez. Grande ripresa, questa sesta per Wilfredo Benitez. Ma ritroviamo al nono round Maurice Hope ancora gagliardamente in corsa nel tentativo di difendere il titolo dei Medi Junior versione WBC. Titolo conquistato nel marzo del 1979 sul ring di Sanremo contro Rocky Mattioli. Vedete che Benitez provoca l'avversario, lo invita ad attaccare. Buona azione difensiva di Benitez, che pur chiuso nell'angolo, nel quale sembra essersi voluto mettere apposta, continua ad invitare Hope ad attaccare. Hope peraltro va a segno con un buon gancio destro, poi però Benitez reagisce, un sinistro al corpo di Hope. Non vuole uscire dall'angolo Benitez, lo fa ora, si è messo in guardia destra anche lui. Di nuovo nel suo angolo preferito Wilfredo Benitez. Destro due volte di Benitez. Conclusione della nona ripresa. Hope comincia ad accusare la fatica e i colpi naturalmente di Benitez,
Il match è girato, si può dire che Hope ne ha avuto il controllo fino a metà della sesta ripresa, poi è venuto fuori Benitez, più veloce, più rapido e in definitiva anche più potente. Il sinistro di Hope, concesso un po' troppo all'avversario. Benitez, probabilmente convinto di avere ormai rovesciato le sorti dell'incontro, si è fatto sorprendere da questo destro di Maurice Hope. Sinistro e destro di Benitez. Ora si è apparentemente riequilibrato il match. Una sortita di Benitez che tocca col gancio sinistro. Largo destro di Benitez. Non tocca con questo destro dritto Benitez. Il destro di Benitez sorprende Hope, lo trova probabilmente anche un po' sbilanciato, lo mette comunque al tappeto. Legittimo knockdown, contato dunque Hope. Non è sembrato un colpo decisivo, però ripeto, Hope era probabilmente sbilanciato ed è finito al tappeto. 11ª ripresa. Oltre a Mickey Duff c'è Terry Lawless all'angolo di Hope. Lawless è il manager di record, l'allenatore anche di Hope. Mickey Duff organizzatore, ma con attitudini anche di uomo d'angolo. Personaggio importante nella storia del pugilato inglese degli ultimi 30 anni. Okay, let's have it. Quit holding. Okay. Intervento dell'arbitro. Siamo a metà dell'11ª ripresa. Okay, let's have it. I colpi di Benitez che lavora bene col gancio sinistro, poi però c'è un sinistro di Hope al quale reagisce con il destro Benitez.
Un match di buona qualità pugilistica. Okay. Gancio destro di Hope, che non ferma però Benitez. Gancio sinistro di Benitez, poi il destro. Ancora il destro di Benitez. Si affievoliscono le resistenze di Hope. Col jab sinistro Benitez. E arriva il gong, che pone termine all'11ª ripresa. 12° round. Vedete come è lento ad alzarsi Hope, che accusa la fatica. Benitez, destro e poi il gancio sinistro. Il destro di Benitez. Le gambe di Hope danno segni di stanchezza. Destro il corpo di Benitez. Ecco il destro e Hope crolla al tappeto. È difficile che possa rialzarsi. Hope abbattuto da Benitez. In realtà erano ormai alcune riprese e infatti Terry Laws entra sul ring, interrompe il conteggio dell'arbitro. Quindi Wilfredo Benitez vince. Ecco, guardate questo destro terribile. Quindi Benitez conquista il 3° titolo mondiale della sua carriera. Maurice Hope combatterà ancora una volta contro il nostro Minchillo in un incontro valevole per il titolo europeo. Vittoria di Minchillo ai punti a Londra nel marzo del 1982. Ma qui c'è il trionfo di Wilfredo Benitez, campione del mondo per la 3ª volta.